Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della base Direct Drive e del volante PXN V12 Lite, autoutilizzo PC e PlayStation. Ho questa base in testa già da molti mesi, questo perché ci sono state delle piccole cose lato firmware da dover aggiustare. Vi consiglio infatti di seguire molto bene tutta quanta la recensione per capire bene tutti gli aspetti di questo prodotto. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare della base Direct Drive PXN V12 Lite e senza perdermi troppo in chiacchiere vi dico che il packaging con cui vi vengono consegnate è sempre ben curato. Tutti i prodotti sono ben protetti da polistirolo sagomato e nel caso del volante c'è anche una bella cover all'interno con cui potete proteggerlo quando non ci giocate. Inizierei proprio a parlare del volante. Ha un diametro da 30 cm e una forma a D, cioè quelle tagliate nella parte sotto. Per quanto riguarda il livello estetico è totalmente ricoperto in pelle, per quanto riguarda invece la durezza dell'impugnatura, all'interno è totalmente in plastica dura e l'unica parte che si può premere è praticamente lo strato di pelle che c'è nella parte sopra. Ma personalmente offre un ottimo grip, grazie anche a questa forma ergonomica che ha da queste parti e conferisce un ottimo inserimento delle mani e quindi proprio dell'impugnatura stessa del volante. Nella parte interna c'è questa cucitura rossa che ha veramente un bel effetto su quello che è l'appeal estetico proprio del volante. Tutto il volante è montato su questa bottom plate, tutta in alluminio sia nella parte frontale che nella parte retro. Ci sono 12 pulsanti premibili, ve li faccio vedere e anche sentire. In realtà come tipo di feeling ragazzi mi ricordano moltissimo un joypad, non hanno un feedback tattile nel momento in cui li andate a premere, ma dal mio punto di vista sono normali pulsanti che possono esserci anche in un joypad. Nella parte poi qui a sinistra abbiamo un joystick direzionale e premibile e poi in realtà le sue funzioni potranno essere gestite tramite il software. Invece nella parte sotto abbiamo questi rotary, hanno un feedback non esageratamente duro ma con scatti ben definiti e sono anche premibili. In questo caso la parte delle cover non è bloccata da nessun grano e in realtà mi è capitato che si stacchino praticamente la parte delle cover. In realtà non è che voi andate a tirarli, però non sono fissati in modo saldo a quello che è il rotary stesso. Apprezzo comunque che ci siano delle serigrafie proprio sull'alluminio che danno un bel effetto personalmente. Nella parte sopra abbiamo poi una striscia LED, in realtà ha una cover sopra che non permette proprio la visualizzazione dei singoli LED e che si configura attraverso il loro software. Arriviamo poi alla parte dietro, come ho detto sempre tutto in alluminio e come potete vedere proprio la bottom plate ha un profilo davvero molto basso e anche molto carine le rifiniture che ci sono nella parte dietro. Aspetto molto interessante è la parte del cambio e frizione. In questo caso è un 2 in 1 tutto in alluminio. Vi faccio vedere anche il feedback delle palette. Ottimo feedback ma abbastanza rumoroso come potete sentire. La parte proprio del paddle ha uno spessore di 3 mm, non ci sono nessun tipo di flessioni alla pressione. Devo dire che se forzate un pochino, come vedete, possono un po' ballare, ma in realtà poi nell'utilizzo questo genere di gioco non è avvertibile. Si avverte soltanto se si prova a fare questo genere di movimento. Forse è tutto questo credo derivante anche dalla leva molto lunga che ha proprio il paddle. Anche per quanto riguarda la frizione devo dire che la resistenza è buona, quella della molla,
E anche la sensazione di rigidità personalmente l'ho trovata ottima. A livello elettronico entrambi funzionano con dei sensori di Hall, quindi esenti totalmente da problemi di polvere. Sempre nella parte dietro poi c'è questo connettore USB che servirà per l'aggiornamento del volante. Sì, perché per l'aggiornamento firmware del volante sarete costretti a collegarlo via USB. Credo questo perché la connessione dati che ha questo volante con la base è wireless e quindi credo che per evitare problemi durante l'aggiornamento firmware preferiscono che questo avvenga tramite un cavo. Arriviamo adesso al quick release. È un quick release che abbiamo già visto anche in altri prodotti provenienti dalla Cina di derivazione automobilistica. La parte di connessione alla base e disconnessione è molto veloce, ma naturalmente richiede sempre un minimo di allineamento con quello che è il quick release lato base. In linea generale ho trovato una buona costruzione di questo volante, devo dirvi però che se provate a fare questo genere di movimento si sente un pochino che c'è una flessione, credo molto probabilmente dalla parte della piastra del volante, ma se provate a fare questo genere di movimento sentite che ci sono delle piccole flessioni da parte del volante. E passerei alla base V12 Lite, un prodotto che ero curioso di provare anche per capire se era una valida scelta anche nel mondo PlayStation. Vi faccio vedere subito anche il suo alimentatore, è un alimentatore da 7,5 A, naturalmente la giusta potenza per andare a alimentare un motore da 6 Nm. Partiamo subito con la parte estetica di questo motore, tutta in alluminio, e devo dire che anche esteticamente si presenta molto bene, anche con questa striscia rossa qui nella parte alta. Nella parte sotto ci sono i 4 fori di montaggio, naturalmente potrete scegliere se montarlo direttamente sui vostri profilati oppure tramite dei supporti. La distanza tra questi due fori è 80 mm e tra questi altri due è 43 mm. Valutate anche voi se prendere o meno il supporto, soprattutto per il discorso di poterlo inclinare. In realtà PXN dà anche un suo supporto che in realtà è possibile montarlo anche sulle scrivanie. Naturalmente tendo sempre a sconsigliare basi direct drive su scrivanie, ma diciamo che in quest'ordine di potenza, se la scrivania è ben rigida, naturalmente per divertimento potete anche utilizzarle così. Arriviamo adesso alla parte dietro e vi parlo subito di questa feritoia che è una ventola per andare a raffreddare in modo attivo il motore. E in realtà nel software c'è la possibilità di andare a decidere con quanta potenza andarla a raffreddare. Personalmente ho scelto sempre un'impostazione a media velocità e la base personalmente non si è mai riscaldata in modo così evidente o non ho mai sofferto di perdita di potenza. Poi sempre nella parte dietro tramite connettione RJ potremo connettere la pedaliera, il cambio, il pulsante stop. C'è anche il pulsante di accensione e già qui ragazzi faccio una piccola specifica. Sono rimasto un po' stupito e è stato anche uno dei motivi per cui ho ritardato un pochino la recensione, perché volevo capire bene il funzionamento, se fosse un discorso lato firmware, ma fino all'ultimo, fino a qualche giorno fa, mi hanno confermato tramite PXN che in realtà questo pulsante accende sì la base, ma in realtà non la spenge. Chiedetemi perché. Perché se lo andrete a spengere tramite questo pulsante, poi in realtà non si accenderà più. Io non ho capito il perché, mi sembra una cosa personalmente abbastanza strana, ma mi hanno più volte, perché io più volte ho chiesto, confermato questo genere di funzionalità. Quindi in realtà la dovrete lasciare sempre accesa o volendo andare a staccare magari il volante. Mi chiedo come mai anche tramite software non riescano a implementare un sistema in cui se io voglio l'accendo, se io voglio lo spengo. Perché nel caso lo andrete a spegnere, per riaccenderlo, perché non si accenderà più in quel momento, dovrete obbligatoriamente andare a staccare e riattaccare manualmente il cavo di alimentazione. In realtà non ho visto specificare questo aspetto in nessuna recensione, perché in questo tempo che mi è stato dato ne ho viste molte, ma personalmente è un aspetto importante che secondo me un acquirente deve sapere. Tornando sempre alle connessioni della parte dietro, abbiamo il connettore di alimentazione, la porta USB per poterlo connettere al nostro PC e in realtà c'è una porta USB 2.0, questa servirà per la connessione al joypad PlayStation nel caso volesse fare tutta la configurazione per utilizzarlo su console. Arriviamo adesso alla parte frontale del quick release, tutto in alluminio, e anche devo dire che a livello estetico e di robustezza personalmente ai massimi livelli. Per quanto riguarda, come ho già detto, la connessione con il volante, dovrete sempre un minimo andarlo ad allineare per poter permettere la perfetta connessione del quick release lato base con quello del volante. Nella parte centrale, come vedete, ci sono queste piste che serviranno per l'alimentazione con il volante, perché la connessione avverrà tramite wireless. Come ho detto, il tipo di quick release è di derivazione automobilistica. Come vedete ci sono queste sedi, vedete, intagliate nella parte maschio
della base in cui andranno ad inserirsi le sfere che ci sono nel quick release lato volante, e questo permetterà un'ottima connessione e stabilità tra il volante e la base. Sempre poi nella parte frontale vedete questo piccolo forellino, in realtà è un piccolo LED che vi indicherà l'operabilità della base. Ma arriviamo adesso al cuore pulsante di questa base, che è il suo motore Direct Drive da 6 Nm. Io in realtà sono andato a vedere la parte interna per vedere soprattutto il tipo di costruzione e di cura che hanno avuto nella loro scheda e nel passaggio soprattutto dei cavi, e personalmente ho trovato un lavoro molto pulito. Prendo poi spunto da questo video per dirvi che potrei raccontarvi e entrare più nello specifico su quelle che sono poi le componenti che formano questa scheda, ma come dico sempre non sono per dei versi particolarmente importanti i dati specifici dei condensatori o paradossalmente anche del processore, perché nella maggior parte dei casi le schede MADI di controllo con cui è costruita una base e un'altra sono molto simili, a parte qualche eccezione in cui ci sono delle componenti più specifiche. La componentistica è molto simile e non dà il vero peso di come funziona veramente una base. Aspetto invece importante che può dare un parametro già, perché se avete provato anche voi varie basi vi può far capire, è che anche questa base a livello di capire il posizionamento di rotazione funziona con un sensore a 16 bit. Ma aspetto importante è capire anche tutte le possibilità che ci sono nel software, e ho fatto un video per voi. Siamo adesso qui davanti al PXN Racing, l'applicazione che servirà per configurare il vostro volante e la vostra base. Subito verrà riconosciuto il modello di volante che voi avete. Ci sono tantissime cose che qui potete fare, naturalmente sono già i primi controlli per quanto riguarda i pulsanti e le palette. Vedete anche le animazioni, vedete? In questo caso sono le palette della frizione. Andare a vedere i gradi del volante, adesso in realtà sono impostati quelli che stavo utilizzando prima in R-Factor 2, la temperatura a cui sta lavorando la base, e quindi vi renderete sempre conto tramite l'applicazione di quanto scalderà, e in realtà se avrete collegato anche il cambio e la pedaliera. Entriamo subito nel dettaglio di quelli che sono i vari settings. Sopra avete sempre dei vari menu, ma per esempio anche per quanto riguarda la base o il volante potrete decidere anche tramite More Settings di entrare direttamente in quella schermata lì. Nella parte del volante potrete andare a assegnare delle funzioni particolari a tutti i pulsanti. Questo ragazzi anche in funzione dell'utilizzo di questa base anche con le console. Nella parte della base andrete a dare tutti quanti i settaggi, ma in questo caso ragazzi non entro nello specifico di tutti quelli che sono i settings possibili. Questo perché in realtà ho trovato per la prima volta i vari filtri utilizzati in realtà non corrispondono a quelle che sono le mie normali conoscenze di questo genere di base. A parte quello che potrebbe essere la forza e il force feedback, in realtà si ritrovano sempre gli stessi nomi, cioè quindi damping, friction, inerzia, ma in realtà agiscono nel volante in maniera diversa da quella che io conoscevo. A parte nella parte finale in cui abbiamo il mechanical centering force, che sarebbe la molla di centraggio, e il damping force e la forza di damping quando anche il volante non è in gioco, in realtà gli altri filtri che ci sono sopra lavorano in maniera diversa, dovrebbero lavorare con i direct input, ma in realtà non è propriamente così. Questo perché l'inerzia non è un direct input che c'è in realtà in nessun gioco come output, ma agisce in alcuni parametri della base, dandovi dei cambiamenti sostanziali in quelli che sono le forze in gioco nei vari giochi. Personalmente vi consiglio anche di utilizzare l'applicazione che c'è sul vostro telefono, in cui potrete andare a fare delle regolazioni un pochino più di fino. Io vi faccio vedere adesso l'applicazione. Vedete, andate a scegliere la base, in questo caso la versione Lite V12 Lite. Vedete come si collega? Così. E qui sopra credo che l'applicazione che c'è sul telefono sia più sviluppata rispetto a quella che c'è su PC. Il consiglio che vi do è di utilizzare magari il profilo di assetto corsa e assetto corsa competizione, come lo trovate qui nell'applicazione, e poi magari aumentare al massimo quella che è la forza. Ma personalmente non mi sento di dire di più, perché come andate un pochino a spostare questi parametri cambiano tantissimo la sensazione in gioco e potrebbe stravolgersi. Ma in realtà non sono riuscito ad approfondire
questo aspetto, anche se ho fatto varie prove e ogni volta sono ritornato sempre ai profili già scelti da PXN, perché personalmente sono quelli che funzionano meglio. Poi abbiamo la schermata pedal shifter, ma in questo caso non lo abbiamo. Abbiamo anche la dashboard, che in questo caso sempre non abbiamo. La schermata per fare l'upgrade, la base si fa direttamente da questa applicazione. Per quanto riguarda il volante dovrete toglierlo dalla base, connettere un cavo USB, verrà direttamente rilevato e potrete aggiornarlo. E poi abbiamo l'ultima pagina di set in cui vi dice l'ultima versione del software utilizzato, se volete utilizzare la lingua, se volete che il software parte in automatico. Volevo parlarvi poi di un altro piccolo menu che è qui a destra, in cui potrete decidere se utilizzare la parte dei paddle di frizione come dual clutch o come singoli assi. Questo è un reset di quelle che sono tutte quante le impostazioni. Questo serve per rifare una calibrazione della parte del centro nel caso vi servisse. Qua vi dà la temperatura della base e con l'ultimo tab sceglierete se spegnere o utilizzare con volume più basso o volume più alto la ventola di raffreddamento. Personalmente adesso in inverno ho utilizzato sempre il profilo low, molto silenzioso. Il profilo high al pari di quella che potrebbe essere magari una scheda video che sta lavorando molto. Nella parte sotto c'è anche la possibilità di andare a settare i colori dei LED. Al momento non sono riuscito a farli funzionare con nessun gioco, ma penso di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Arriviamo adesso alle conclusioni finali, il momento in cui cerco di spiegarvi come funziona e qual è l'esperienza utente. Naturalmente partiamo da tutte le basi Direct Drive che ci sono nel mercato e probabilmente sono nel mondo Direct Drive da quasi quando è nato. Inizierei a spiegarvi un pochino quelle che sono state le mie impressioni con le regolazioni nel software. I filtri che si utilizzano in questo genere di base, bene o male, sono sempre gli stessi, anche se effettivamente per ogni base funzionano in modo diverso. Pur conoscendoli, quando sono andato a toccare alcuni valori in questa base, soprattutto per quello che riguarda i filtri basici, cioè quelli anche quando non siete in gioco, nel momento in cui li andavo a spostare li sentivo molto presenti in quelli che erano i cambiamenti, ma una cosa molto particolare è che uniti anche agli altri settaggi mi andavano a cambiare di tantissimo quella che era l'esperienza in guida. Cosa significa? Che in realtà andandoli a spostare, che quelli che secondo me potevano essere i miei gusti, mi andavano a cambiare di molto come si comportava la base nelle varie circostanze e soprattutto a parità di forza massima, a parità di settaggio nel gioco, mi trovavo sempre a sentire che si innestava una sorta di clipping all'interno dell'elettronica, perché in realtà lato segnale sicuramente non c'era, ma io sentivo che quando andavo a girare il volante andavo a perdere tantissimo dettaglio. E ragazzi, devo dire, fino all'altro giorno ho fatto tantissime prove sotto questo aspetto e ogni volta arrivavo alla conclusione. Dalla parte del software lato PC non sono riuscito a trovare quelle che sono le diverse configurazioni, sono queste però accessibili tramite la loro applicazione. Questi perché molti settaggi di questa base possono essere effettuati anche tramite telefono, tramite un'applicazione PXN. Appena la scaricate andrete a scegliere la base che avete acquistato e entrate in una sorta di menu con cui ci sono in realtà molti dei settaggi che trovate anche lato PC, ma ce n'è anche qualcuno di più, oltre al fatto che ci sono già dei preset. E devo dire che utilizzando quei preset sono ritornati tutti anche i micro dettagli. Quindi dal mio punto di vista, secondo me, c'è ancora qualcosa lato software che devono un pochino andare a tarare, perché non credo che sia possibile andare a muovere certi valori e trovarsi del clipping, una sorta di appiattimento di quello che è il segnale sulla base. Cosa diversa invece utilizzando i loro profili, personalmente tutti gli effetti ritornano, ma siete dal mio punto di vista un po' costretti a utilizzare quelli che sono i loro vari preset. Provateli e scegliete quello magari più adatto a voi. Entrando ancora un pochino più nello specifico di quella che è l'esperienza di guida, devo dire che la forza sprigionata da questi 6 Nm personalmente l'ho trovata molto presente anche rispetto ad altre basi di pari forza e anche nella parte centrale personalmente l'ho trovato un po' più pieno rispetto ad alcuni suoi concorrenti. La cosa che però mi sembra di andare un po' a perdere anche utilizzando dei filtri, andando a abbassare un po' i filtri di damping, friction, inerzia, la parte della sensazione un pochino più fina di quella che è l'asfalto mi sembra che sia un pochino meno rispetto ad alcuni suoi concorrenti. Naturalmente su basi da 6 Nm
tutta la parte bassa è un pochino più attenuata rispetto a quando si utilizzano basi dai 15 Nm in su. Questo perché i piccoli dettagli si trovano nel volume e quindi qui si è limitati da quella che è la potenza massima di questo genere di basi. Però proprio in questo caso mi sembra che la parte fina del force feedback sia un pochino più ovattata, e questo un po' riportava al discorso che vi facevo prima, che molto spesso avere il dato, il mero dato del componente specifico non vi dà l'effettivo valore di quello che potrebbe essere una base rispetto a un'altra in gioco, perché potrebbe avere degli aspetti migliori o peggiori. Arriviamo adesso al prezzo, ma arriviamo anche adesso soprattutto a dire che questa base si può acquistare anche su Amazon, quello che è dal mio punto di vista uno dei migliori e-shop anche sotto il punto di vista della garanzia e dell'assistenza, e si trova a un prezzo di 573 euro, ma con un bundle anche con la pedaliera. La pedaliera non mi è stata mandata in questo bundle qui, l'ho provata quando sono stato a Dortmund in fiera. Devo dire che in linea di massima è molto simile a quello che è la pedaliera base Fanatec, a quella che è la pedaliera base Mozza, ma forse a livello costruttivo e rigidità dei pedali forse anche un velino meno rispetto a quelle. Però come ho detto, il prezzo totale di un bundle completo è 573 euro e potrebbe essere probabilmente molto interessante per alcuni di voi. Naturalmente oggi sul mercato ci sono tante anche altre alternative, probabilmente che costano di più rispetto a questo qui. Naturalmente mettete voi sulla vostra bilancia personale quelli che sono i pro e i contro dell'una e dell'altra, perché con ogni brand possono esserci delle cose migliori o delle cose peggiori, e fate la vostra scelta. Naturalmente ringrazio anche PXN per il supporto e aver deciso di far recensire al mio canale il suo prodotto. Naturalmente per chi è arrivato fino a qui, e spero tanti di voi, perché ragazzi è importante durante una recensione sentire bene tutto per capire e soprattutto magari nei commenti fare domande magari in più a quello che io vi ho raccontato. Naturalmente spolliciate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima review. Ciao!